No, non sto mangiando la pasta a colazione, ma questo sarà il mio pranzo che mangerò all'ufficio. Adesso sto tagliando dei pomodori e adesso preparo anche la colazione. Anche se la maggior parte degli italiani fa una colazione dolce, a me piace molto fare una colazione salata perché mi dà molta energia. E quindi mangerò un toast con il formaggio e anche il prosciutto, forse. E scusate, sono ancora assonnato. Adesso mangio il mio toast. Sto cercando di svegliare mia sorella, però non vuole svegliarsi. Cria. Dove stai? Ma sei scema? Ciao! Ok, buongiorno! La mia giornata inizia molto presto, adesso sono le 8:05. Di solito cerco sempre di arrivare in ufficio verso le 7:30, 8:45. Oggi ho fatto un po' più tardi e di solito inizio la mia giornata studiando il portoghese, perché sto studiando il portoghese brasiliano e quindi mi piace studiare la mattina perché ho la mente fresca. Io questo lo dico sempre, secondo me è molto molto importante avere una routine quando si studia una nuova lingua e ho cercato di creare una routine studiando il portoghese ogni mattina per circa mezz'ora, 45 minuti. Quindi studiamo. Fernanda e eu somos de Verona, mas agora estamos em Milão. Quindi Fernanda e eu somos de Verona, mas agora estamos em Milão. Benissimo, adesso che ho finito di studiare il portoghese è arrivato il momento di iniziare a lavorare. Prima di tutto spero che questo video dietro le quinte di Teacher Stefano vi stia piacendo e se sì non dimenticate di mettere mi piace e anche di iscrivervi al canale. Adesso devo un po' guardare il calendario per capire quali sono i miei appuntamenti per la giornata di oggi e anche preparare le lezioni private per i miei studenti. Quindi guardo il calendario, capisco quali sono le lezioni di oggi e adesso preparo le lezioni. Per preparare le lezioni uso questo bellissimo programma che si chiama Trello e in pratica per ogni mio studente io ho una bacheca, per esempio adesso devo preparare la lezione con la mia studentessa Ciari e qui ci sono tutte le cose che noi abbiamo fatto durante le lezioni. Per esempio oggi con la mia studentessa Ciari devo correggere i compiti che le ho dato e studiare un po' di grammatica. Poi ovviamente possono cambiare, non sono così fiscale, sono abbastanza flessibile perché poi a volte passiamo anche molto tempo durante la lezione semplicemente a chiacchierare, che no, è la parte più importante quando impariamo una lingua. Però comunque mi piace avere tutto organizzato e sapere esattamente cosa ho fatto e cosa devo fare con i miei studenti. Poi un'altra cosa che mi piace tantissimo fare è avere un'agenda dove posso scrivere tutte le cose che devo fare. Sono molto contento di aver comprato una lavagna perché mi piace poter scrivere le cose su una superficie grande, però qui ci sono troppi segreti e non posso dirvi di più.
Comunque, ho studiato il portoghese, ho preparato le lezioni, adesso è il momento di prendere un bel caffè e chiamare Gaia. Sì, perché Gaia è la mia migliore amica, però praticamente adesso lavora con me, sempre, e vedrete Gaia anche nel corso del vlog. E quindi di solito la mattina ci chiamiamo un po' per parlare, ma anche per organizzare la giornata lavorativa e anche scambiarci alcune idee. Benissimo, ho appena preso un caffè, ma mi sono dimenticato di farvelo vedere, scusatemi, ma adesso è arrivato il momento di girare alcuni video. Prima al computer stavo scrivendo dei video, perché è anche molto importante preparare i video che devo girare. Io generalmente scrivo i miei video, poi non uso esattamente le stesse parole che ho scritto quando sto girando, però comunque mi piace avere una sorta di schema, di scaletta da seguire quando sto girando i video, perché così posso girarli più velocemente. Quindi adesso vado a prepararmi per girare un video e sono molto emozionato per questo video, vi piacerà tantissimo e uscirà sabato prossimo. Quindi adesso vado a prepararmi e andiamo nella sala registrazioni per girare il video. Perfetto, quindi ho sistemato la videocamera e una cosa che mi piace tantissimo della mia stanza registrazioni è che lì, ecco, posso vedermi perché c'è quello schermo. Quindi così quando io sto registrando mi siedo qui così e poi là posso vedere che cosa sta succedendo ed è molto comodo perché così posso vedere grande se l'inquadratura va bene. Benissimo, adesso è arrivato il momento di mettere un po' di trucco per coprire le imperfezioni e soprattutto le occhiaie. Queste si chiamano occhiaie e le mie occhiaie sono sempre più grandi. Ok, ho messo un po' di fondotinta, adesso un po' di correttore per coprire le occhiaie, poi siamo pronti. Ogni volta che faccio questo mi sento sempre tipo in un set televisivo. Ma voi pensavate che io fossi davvero bello? Invece no, mi trucco, sono finto. Come tutto sui social, perché sui social è tutto finto. No, non è vero, io sono sempre una persona super reale e trasparente. E spero che voi l'abbiate capito da tutti i miei contenuti. Ok, un po' di burro cacao, questo si chiama burro cacao. Ok, un po' di capelli. Oddio. Tra l'altro devo assolutamente andare a tagliare i capelli perché i miei capelli sono fuori controllo. Va benissimo, adesso siamo pronti e possiamo andare a girare. Perfetto, ora che sono bellissimo, sono pronto per girare il video. Oggi girerò questo video su alcuni consigli di serie TV da guardare e secondo me è un video super carino perché vi darà tanti consigli per guardare delle serie TV in italiano anche in base al vostro livello e come vi ho detto uscirà sabato prossimo. Perfetto, allora ci vediamo dopo, io adesso giro il video e poi vi racconterò qualcos'altro. Impara l'italiano autentico con questi film e serie TV. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di... No. Ciao a tutti, io sono Stefano. Ok, ho appena finito di girare il video, sono stanchissimo perché ci ho messo tantissimo tempo, circa 45 minuti, di solito sono molto più veloce, però forse oggi ero stanco. Adesso devo girare un reel e alcune storie e poi devo anche sbrigarmi perché ho una lezione con una mia studentessa tra 20 minuti. Ciao, come va? Anche qui fa abbastanza caldo. E lì? Allora, io per la lezione di oggi ho preparato questi esercizi, quindi adesso ti faccio vedere. Prima lezione del giorno finita, io sto morendo di fame letteralmente, quindi adesso mi strucco perché non ho avuto tempo di farlo prima, poi vado a mangiare.
Questa è la stanza dove io mangio. In realtà uso questa stanza anche come magazzino, infatti ci sono tantissime cose. Qui c'è il tavolo dove mangio e questa è la mia tovaglia. E questo è un tavolino con diverse cose, la macchina per il caffè, l'olio che sta finendo, biscotti, patatine, insomma un po' di cose così, niente di speciale. Poi quando mangio mi piace guardare un po' di YouTube o serie TV, quindi di solito uso il mio iPad. Quindi adesso mettiamo la tavola. Quello che ho preparato oggi non è molto invitante, però non è che gli italiani tutti i giorni mangiano benissimo. Quando uno va di fretta perché deve lavorare tanto, purtroppo non ho molto tempo per prepararmi delle cose eccezionali, quindi sfatiamo questo mito sugli italiani, non mangiamo sempre benissimo. Ho preparato questa pasta con pomodorini, un sugo di radicchio comprato e un po' di parmigiano. Terribile! Però cosa volete? Non è che tutti i giorni è questo, quindi mangiamo questo e non è male. Adesso scelgo qualcosa da vedere sull'iPad e noi ci vediamo dopo per il caffè. Stavo vedendo un video di Yakidale, che è uno dei miei youtuber preferiti, e ho preso già il caffè ma mi sono dimenticato di farvelo vedere. Sì, ho preso un altro caffè e adesso torniamo a lavorare. Ok, adesso sono pronto per montare il video, quindi sì, ci metterò un po' di tempo, ma lo farò. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao! Benissimo, ho finito di girare il video, sono stanchissimo perché ci ho messo circa 2 ore, ma adesso prima di andare a casa devo girare un podcast e poi ho finito. Benissimo, adesso è arrivato il momento di girare il podcast. Di solito giro in questa stanza perché l'audio è ottimo e oggi girerò un episodio del Ripeti con me. Se voi siete interessati ad ascoltare il mio podcast, The Teacher Stefano Show, potete ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming, ma comunque vi lascio il link qui sotto in descrizione anche per il mio sito. Di solito le conversazioni libere non le preparo, quindi preparo solo una scaletta, però non leggo quando sto girando il podcast. Invece per quanto riguarda i Capisci l'italiano e i Ripeti con me sono scritti, quindi io leggo mentre giro il podcast. Poi una volta che ho finito di girarlo mando tutto a Gaia che si occuperà del montaggio del podcast e anche poi dell'articolo, della trascrizione che vedete su Buy Me a Coffee. Quindi adesso devo girare e devo concentrarmi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Teacher Stefano Show. Ripeti con me. Io sono il vostro insegnante di italiano Stefano e oggi voglio insegnarvi alcune frasi da usare in un hotel in Italia. Prima di iniziare voglio ricordare... Finito! È stato un po' lungo, però tutto a posto. Quindi adesso quello che faccio è prendere questo audio che ho appena girato e mandarlo a Gaia. Lei si trova in un posto completamente diverso. Infatti io abito in Puglia e lei in Veneto. Però comunque lavoriamo benissimo insieme. Quindi andiamo da Gaia e vediamo che cosa sta facendo. Permesso? Ciao! Allora Gaia, tu ti occupi dei sottotitoli dei video su YouTube, giusto? Sì, in inglese e in italiano. Esatto, e come funziona il processo? Sì, allora Stefano mi manda il video e allora io mi occupo di fare i sottotitoli in italiano e poi anche la traduzione in inglese. Quindi dopo aver fatto i sottotitoli devo pubblicare il video e di conseguenza mi occupo anche dell'articolo del blog. E Gaia, a te piace fare i sottotitoli?
Sì, allora questa è una cosa che a me piace tantissimo, a Stefano non piace No. così tanto, però invece è una cosa di cui mi occupo io e che piace tanto fare a me. Ricordatevi che quando guardate un video di Teacher Stefano, ricordatevi che se vi può servire potete attivare i sottotitoli in italiano o in inglese. Però Gaia, i sottotitoli non sono l'unica cosa di cui ti occupi, infatti lavori anche sul podcast. Cosa fai per il podcast? Io curo le trascrizioni del podcast, infatti per ogni tipo di podcast che trovate su Teacher Stefano Show c'è una trascrizione e tutte le trascrizioni vengono revisionate da Stefano, in particolare quelle di conversazione e cultura, perché contengono delle espressioni più difficili che vengono spiegate più nello specifico appunto da Stefano. E Gaia, dove possono essere trovate le trascrizioni? Allora, le trascrizioni si trovano su Buy Me a Coffee e potete accedere a tutte le trascrizioni del podcast con solo 4 euro al mese, supportando così il lavoro di Stefano e anche il mio lavoro. E poi mi occupo anche di montare i podcast. Stefano mi manda l'episodio girato e quindi io mi occupo del montaggio dell'episodio e poi della pubblicazione sulla piattaforma, così che tutti possiate sentire il nostro podcast. E noi lavoriamo completamente distanti, perché tu vivi in Veneto, io vivo in Puglia e quindi ci sono 600-700 Sì. chilometri che ci separano, ma comunque riusciamo a lavorare benissimo a distanza. Questo è il bello del nostro lavoro, no? Sì, assolutamente, tramite videochiamate, Sempre. ci teniamo sempre in contatto, sempre aggiornati su tutte le cose da fare e quindi riusciamo perfettamente a lavorare insieme. Vabbè Stefano, ora io devo continuare a lavorare, quindi puoi tornare in ufficio. Va benissimo, ciao Ciao. Gaia, ciao. Finito! Oh, sono stanchissimo, sono quasi le 8 di sera, sono le 7:30. Prima di andare a casa devo giusto rispondere a qualche mail, fare un po' di contabilità, insomma, quelle cose che chi lavora in proprio deve necessariamente fare. Però ho praticamente quasi finito. Quindi è stato un piacere essere qui con voi, spero che vi sia piaciuto questo video molto diverso, spero che anche le spiegazioni di alcune parole ed espressioni vi siano state utili. Io sono una persona molto trasparente e volevo condividere con voi una mia giornata tipo. Quindi cosa ne pensate? Fatemelo sapere, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e anche come voi passate la vostra giornata lavorativa, perché la giornata di ogni persona è diversa. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video e un abbraccio dall'Italia. Ciao!